Eccoci qua ragazzi in un nuovo video. Quest'oggi faremo il video che avevo già annunciato in occasione della presentazione delle nuove batterie ICE by EasyPower. Che video faremo? Faremo il confronto delle batterie nuova generazione EasyPower ICE con le batterie EasyPower di vecchia generazione. Allora, iniziamo a dire che le batterie di nuova generazione sono 6700 mAh shorty, quelle che uso io, e le vecchie erano 6300, ma andiamo a vedere con l'aiuto del nostro scaricabatterie e caricabatterie SkyRC, che ricordo a tutti non mi sponsorizza, che dati ci fornisce e come faremo la prova. Allora, intanto per cominciare scaricheremo entrambe le batterie e le caricheremo in HV a 8 A. Il caricabatterie si collega con una pratica porta USB-C al computer, poi sul computer scarichiamo il programma che io chiaramente ho già scaricato e apriamolo e potremo guidare caricabatterie e scaricabatterie direttamente dal PC. Quindi cominciamo con il processo di scarica e carica. Come vedete ragazzi, il caricabatterie sta iniziando il suo processo di scarica e in seguito caricherà a 8 A esattamente come gli abbiamo detto. Abbiamo guidato tutto dal computer e adesso iniziamo con la prima batteria, che è la 6300, quella vecchia. Ovviamente ragazzi metterò una lipo bag a protezione durante il processo, anche se presidio la stanza, quindi sono presente nella stanza, ma metterò comunque una lipo bag. Come vedete ragazzi, il processo di scarica della prima batteria è già terminato ed è iniziato il processo di carica. Terminato il processo di scarica e ricarica della prima batteria, e adesso passiamo a quella di nuova generazione. Iniziamo. Eccoci qua ragazzi, quindi abbiamo terminato entrambi i processi di carica della batteria EasyPower 6300 mAh shorty e della nuova ICE 6700 mAh e adesso andiamo a fare il test. Con la combo scaricabatterie più caricabatterie della SkyRC, quella che ho io, abbiamo la possibilità dal programma di effettuare un test batterie, che è quello che appunto andremo a fare per capire le performance, la differenza di performance tra le batterie di vecchia generazione e le batterie di nuova generazione. Come funziona ragazzi? Faremo questo test prima per la batteria ICE, che è la nuova, e subito dopo per la batteria vecchia, la 6300. Chiaramente abbiamo la possibilità di scegliere su che cosa vogliamo orientare il nostro grafico. Potevamo scegliere tra minuti, ampere ora e watt ora, e chiaramente noi abbiamo scelto watt ora. Poi abbiamo stabilito delle quote, quindi la scarica a 30 ampere e il voltaggio di cutoff a 6,6. Quindi ragazzi, a 6,6 volts la batteria staccherà e bloccherà l'acquisizione dei dati. Ragazzi, vedrete come sarà facile confrontare le performance con questo strumento. Iniziamo!
Eccomi qua con la consueta interruzione, ragazzi. Mi raccomando, non vi dico più neanche mettete like, ma date hype a questo video. Lo potete fare dalla vostra applicazione su smartphone, scrollando da destra a sinistra nella sezione commenti. Vi metto anche l'iconcina così vedete qual è l'icona per dare hype al video. Ringrazio tutti coloro che l'hanno fatto la settimana scorsa e ovviamente, ragazzi, via, già che ci siete a questo punto, dai, mettiamo anche un like, commentiamo e condividiamo il video. Eccomi di nuovo qua, abbiamo terminato il test sulla batteria ICE 6700 e adesso stacco la batteria, attacco la 6300 di vecchia generazione e faccio ripartire il test. Stessi identici parametri, perché ovviamente per essere confrontabili dobbiamo impostare il test con gli stessi identici parametri tra le due batterie. Quindi iniziamo. La cosa bella di questo tool è che vedrete apparire il grafico di questa batteria nella stessa schermata, nello stesso piano cartesiano di quello della batteria appena analizzata, e nello specifico vedrete apparire la linea in rosso. Quindi la linea azzurra identifica la batteria ICE, la linea rossa identifica la batteria 6300 di vecchia generazione. Andiamo. Entrambi i test sono terminati e a questo punto, ragazzi, possiamo andare a leggere e soprattutto a confrontare i dati. Ragazzi, avrete delle belle sorprese perché è veramente chiaro. Andiamo ad analizzare. La prima cosa che possiamo notare subito è che il grafico della batteria 6300 è terminato prima rispetto a quello della batteria ICE. Vedete infatti come la linea rossa termina qualche dado più a sinistra rispetto alla linea azzurra, e infatti tutto questo è riportato anche nel tempo. Adesso vi faccio vedere perché vi metto i due screenshot del report a fine test di entrambe le batterie. A sinistra faccio apparire i dati della 6300 vecchia generazione e a destra faccio invece apparire i dati della 6700 ICE. Ragazzi, guardate subito. La batteria di vecchia generazione ha consumato 2991 mAh contro 3337 della batteria di nuova generazione. Quindi da questo possiamo dedurre, siccome il cutoff era sempre a 6,6 volts, che la batteria di nuova generazione ha molta più autonomia. Poi andremo nel dettaglio. Anche i watt ora, come vedete qua, sono 20,7 nella batteria 6300, mentre nella batteria di nuova generazione abbiamo ben 23,1 watt-ora. E anche il tempo, vedete che con la batteria di prima generazione in 6 minuti e 05 siamo già arrivati alla zona di cutoff, mentre nella batteria di nuova generazione ci è voluto 6 minuti e 46 secondi. Quindi per arrivare alla stessa soglia di cutoff di 6,6 volts ci ha messo 41 secondi in più su 6 minuti. Quindi facendo delle percentuali intuiamo facilmente che la batteria di nuova generazione è circa l'11,5% più performante rispetto alla vecchia batteria. Lo è sia in termini di wattora, sia in termini di milliampere, e lo è anche in termini di tempo. A questo punto, ragazzi, per essere sicuri ci sarebbe da staccare le batterie e andare a posizionarli in un caricabatterie che dà il valore di resistenza in ohm. Però chiaramente io non lo faccio perché non ho nessun caricabatterie che ha questo dato. È un dato molto importante, ma state attenti, mi preme di sottolineare una cosa perché è veramente importante. Tenete conto che il valore di resistenza può essere un dato di riferimento per voi con la vostra strumentazione. Questo perché? Perché anche semplicemente sostituendo un cavo di carica dello stesso caricabatterie nella stessa porta potreste ottenere risultati completamente differenti. Quindi il valore di resistenza, se non misurato in modo estremamente corretto, può essere fuorviante.
però voi, utilizzando sempre lo stesso materiale, potrete avere dei vostri valori di riferimento ottenuti con il vostro caricabatterie, con il vostro cavo di caricabatterie e soprattutto utilizzando sempre la stessa porta di ricarica. Questo, ragazzi, è un dato che non vi dice nessuno, ma che è davvero importante. Quindi abbiamo terminato questo primo test di batterie facendo il confronto tra le Easy Power di nuova generazione e le Easy Power di vecchia generazione. Spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente, come avete visto, si può capire tante cose utilizzando uno scaricabatterie e un caricabatterie professionali come questo, e abbiamo potuto capire di quanto incrementano le performance tra la vecchia e la nuova tecnologia. Questo, ragazzi, non ci impedisce di fare test anche con batterie di altri brand in comparazione, e facendo questo tipo di test vi accorgerete davvero di tante differenze che magari anche guidando, soprattutto nel buggy, dove è una categoria nella quale non c'è bisogno di estrema potenza, non c'è bisogno della massima energia, ma vi darà l'idea di quanto la batteria cala repentinamente, di quanto realmente in performance può essere migliore una batteria rispetto a un'altra, e quindi ci sono tanti dati da poter analizzare. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete mi piace, ovviamente, ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi quando ci vediamo? Ovviamente nel prossimo video. Ciao!